Ciao e benvenuto! Ti mostrerò come creare il ritratto di una persona aggiungendo lo stile manga, cartoon o semplicemente il tuo stile personale. Tra tutte le domande che mi avete fatto in questi giorni ho scelto quella sulla stilizzazione di un ritratto che mi sembrava davvero interessante. Come modello ho scelto Tom Hiddleston che sta interpretando la serie di Loki su Disney+. Se la stai guardando capirai perché ho una voglia matta di disegnare un alligatore in realtà, ma ci atterremo a questo video e faremo il suo ritratto in stile. Come foto di riferimento non mi sono basata su una sola immagine, ne ho scelte diverse in questo caso perché volevo cogliere diverse espressioni del personaggio e secondo me è molto importante che non ti basi su una sola foto, ma anche quando ti viene commissionato magari un ritratto da una persona, un privato, chiedi sempre più di una foto perché è importante vedere come si comporta il volto della persona. Ti confesso che sono una persona che non ha assolutamente memoria per i volti, perciò quello che mi piace fare in questa fase è di andare a osservare alcuni dettagli del volto e capire cos'è che lo caratterizza e lo rende diverso da qualsiasi altro volto. Quindi diamo un'occhiata alle foto più da vicino. Noto alcuni dettagli, ad esempio ha la fronte molto alta e squadrata, ha le sopracciglia che seguono questa linea ed è anzi un pochino inclinata verso il basso. In questo modo e ha un angolo che a volte si vede, a volte meno, però è caratteristico. Ha degli occhi piuttosto piccoli, un naso triangolare si allarga abbastanza, però potremmo dire che è nella norma, e una bocca sottile ma abbastanza larga. Ok, e poi si vede la mandibola, però ha un mento abbastanza rotondo. E questo già mi aiuta a definire, vedi, già delle proporzioni del volto. E diciamo che queste altre foto le possiamo usare per conferma o per osservare come le varie parti del volto che abbiamo individuato cambiano leggermente, magari a seconda dell'espressione o della luce che lo colpisce. A questo punto, avendo fatto questa piccola, analisi che ti ho fatto vedere, posso andare a colpo sicuro a creare una struttura di base del volto, una standard, quella che uso per disegnare qualsiasi personaggio all'inizio. E poi la vado a personalizzare con questi piccoli dettagli che ho individuato sul suo volto e per ora non ne metterò altri, mi concentrerò solo su questi cercando di dargli già la giusta fisionomia senza perdermi in 1000 dettagli. Ecco, una cosa che sto notando ad esempio mentre disegno è che gli occhi sono più ravvicinati. Vedi, si vede in questa seconda foto da di fronte che lui ha gli occhi molto vicini in realtà e quindi questo lo posso tranquillamente spostare abbastanza più vicino. Il naso potrebbe andare forse abbastanza spesso, posso farlo di profilo, farlo un pochino più sottile. Con l'espressione ci siamo abbastanza, dai, ci stiamo avvicinando, che dici? E se già riusciamo a impostare questi dettagli, vedi che dopo abbiamo subito vita facile, però cogliendo quei 2 o 3 punti semplici, andandoli anche magari a esagerare un po' senza scadere nella caricatura, perché nella caricatura si fa veramente si ingigantiscono tutti questi dettagli, non so, i nasi diventano enormi, il collo diventa piccolino, ci sono delle proporzioni che vengono sballate tantissimo. Però se non lo facciamo poco e ci occupiamo solo di pochi dettagli, riusciamo a cogliere quella che è l'essenza di un volto senza andarci a perdere e fare un ritratto che alla fine diventa realistico. Proviamo ad andare avanti e ti assicuro che in questo momento anch'io sto sperimentando, per me è una strada poco battuta, quindi ogni volta anch'io sperimento e cerco di affinare l'occhio e di imparare qualcosa di nuovo. Quindi facciamo questa cosa insieme e vediamo dove arriviamo. Dicevamo che ha la fronte alta, quindi quello che vedi un pochino l'avevo già segnata qui e voglio vedere se dandogli il contorno del volto riesco a effettivamente completare il suo ritratto stilizzato. Mi
sto basando in maniera alternata su tutte e tre le foto, ognuna ha qualcosa che mi può aiutare. C'è qualcosa che non mi quadra nelle proporzioni, ad esempio la fronte qua secondo me è troppo larga ed è ancora troppo bassa rispetto al resto del volto. In questi momenti può aiutare a fare dei tratti netti, trovare degli scalini da utilizzare, ad esempio questa zona qui dove c'è qua, vedi un piccolissimo spigolo che è appena accennato, però io sono andata ad enfatizzarlo un po' di più perché mi fa un po' da punto cardinale e da indizio, da punto di riferimento per tutto il resto del volto. Devo dire che lui ha un'espressione enigmatica, davvero difficile da replicare, è un po' quasi come la Gioconda, no? Ha queste sopracciglia all'ingiù che però in un certo senso gli danno un'aria quasi minacciosa, come sì, sto per fregarti. Adesso che ho impostato il volto, le parti principali, posso tranquillamente spostare il disegno e nascondere le mie reference e continuare. Terrò magari le reference da parte di tanto in tanto, le guarderò soprattutto per quello che riguarda la luce e il modo in cui colpisce il volto, in modo da non fare un volto troppo diverso a livello di volumi da quello che è quello reale, però per tutto il resto posso andare abbastanza in libertà, perché ora ho impostato quello che mi serviva e posso usare uno stile semplice quanto voglio. Ricordati che puoi usare i commenti del video per farmi domande, propormi gli argomenti per i prossimi video o anche sfidarmi a disegnare qualcosa di particolare. E se non sei iscritto al canale, mi raccomando fallo perché così non ti perdi i prossimi video. Noi ci vediamo, pensa un po', nel prossimo video. Ciao ciao!